Ciao amici e amiche del segno del cancro, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 4 al 19 marzo dove troveremo la luna piena in pesci. Vi ricordo che è un'astesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Dal punto di vista astrologico, cosa aspettarci? Così poi vediamo anche cosa ci dicono gli oracoli per voi. Le stelle ci dicono che questo periodo sarà un periodo pieno di speranze, di opportunità, di possibilità di liberare il nostro potenziale, scoprire anche nuove ispirazioni o aspirazioni, sogni, desideri. Possiamo riflettere attentamente su di noi tramite una ricerca spirituale, ascoltare e seguire il nostro intuito, pensare alle cose più importanti, stabilire le priorità e magari porre fine a qualche conflitto. Di contro dobbiamo fare attenzione perché alcuni conflitti in realtà potrebbero essere alimentati o possono esserci di nuovi a causa dell'instabilità emotiva, del nervosismo, dei ricordi spiacevoli, inquietudine, ansia, mancanza di volontà, impazienza e tanta confusione. Quindi meglio magari prendersi una pausa di riflessione e cercare di ridimensionare un po' le nostre emozioni, soprattutto quelle un po' più complesse, quelle più negative. E adesso vediamo il vostro primo oracolo. Ci parla del momento, proprio all'inizio di questo periodo, quindi subito dopo la luna nuova del 3 e quindi andare a procedere verso poi la luna piena del 19 marzo. Luna oscura, effettivamente può avere a che fare sicuramente con un potenziale, oppure con le prime fasi di una situazione, di un periodo in realtà. E quindi cosa fare immediatamente? Prepararsi per nuove iniziative, per magari riposarsi, ricaricarsi un attimino, rigenerarsi proprio perché probabilmente si avvicina a un periodo abbastanza intenso. Può essere di trasformazione, può essere di crescita, di evoluzione, di un qualcosa che è già presente nella vostra vita. Di sicuro, ecco, è importantissimo in questi primi giorni, nel silenzio prendersi una pausa di riflessione. Forse ognuno di noi ha bisogno di comprendere, di capire qualcosa nello specifico o come vi dicevo proprio per rigenerarsi e prepararsi. Magari già sapete che c'è un nuovo inizio o se lo state cercando appunto per questo meglio favorirlo? Assolutamente sì. Poi abbiamo anche la carta scintillio che ci parla di occasione. Può essere proprio in arrivo un'occasione per mostrare le nostre capacità, può essere attraverso un colloquio, cose legate alle audizioni, alle promozioni, a qualcosa di lavorativo, sia nuovo sia da sistemare, anche a qualcosa di artistico o legato allo studio. Quindi in molte circostanze c'è un'opportunità di attirare attenzione. Magari abbiamo bisogno di migliorare qualcosa che riguarda la nostra clientela, oppure di attirare l'attenzione di qualcuno, magari anche nella vita personale, sentimentale. Quindi questo di sicuro è il momento giusto per trovare il modo per aprirsi, per condividere la propria luce. Quindi un momento per risplendere. L'altro messaggio è l'osservatore delle stelle. In pratica questo è un messaggio
è vero di osservazione, di valutazione, però cos'è che dobbiamo valutare? Secondo me e secondo anche questa carta, le nostre aspirazioni, le nostre ambizioni che devono essere alimentate e quindi di pensare attentamente che cosa si vuole. Noi siamo in grado di attirare ciò che vogliamo, ciò che desideriamo e forse proprio per questo dobbiamo fare attenzione a quello che pensiamo. Il pensiero è importantissimo perché se noi già pensiamo in modo limitato, nel senso che a questo non ci riuscirò mai, questo non si realizzerà mai, questo è impossibile, allora noi già blocchiamo il nostro intento e qualsiasi cosa appunto vogliamo realizzare. Quindi questo è un momento per alimentare invece in senso positivo, per visualizzare il nostro obiettivo. Se c'è qualcosa di negativo, questo schema deve essere sostituito e se c'è un blocco, bisogna in qualche modo fare un piccolo passo, seppur piccolissimo, piccolissimo, sarà importantissimo per voi. E adesso andiamo a vedere le indicazioni dell'oracolo dello sciamano. Spesso dico che, pur essendo un tipo di, oroscopo legato tanto a noi, alla nostra interiorità, alla nostra capacità magari anche di cogliere e gestire le energie intorno a noi, ha a che fare e tocca tutti gli ambiti della nostra vita, quindi non solo quello spirituale, sentimentale, lavorativo e quindi qui possiamo vedere vari aspetti. E poi con, l'oracolo dello sciamano, esattamente con lo stregone, a maggior ragione ha a che fare con un potere, con delle capacità che possiamo attivare. Lo stregone siamo noi, in fin dei conti, quindi ognuno di noi è capace, ognuno di noi ha proprio nello specifico anche quell'opportunità in questo periodo di trasformare che cosa? Le nostre ferite, di essere artefici della propria realtà, della realtà appunto, utilizzare la creatività, la sensibilità, le esperienze, di dare vita a nuovi pensieri, progetti, relazioni, lasciare andare in pratica ciò che non ci serve più e accogliere il cambiamento. Un altro messaggio arriva dall'arcobaleno, è sicuramente un messaggio di speranza, di fiducia, un messaggio che può essere anche divino in realtà, però soprattutto che cosa porta con sé questo messaggio? Di fare attenzione, di, non distrarci, può esserci un evento, una prova imminente e che quindi possiamo cogliere un'opportunità. Ecco perché non dobbiamo distrarci. Può arrivare quella, opportunità importante per noi, proprio per allinearci alle nostre intenzioni e alle nostre azioni, quindi essere pronti e preparati a qualsiasi evenienza. Di sicuro può essere un messaggio molto importante, visto l'arcobaleno legato alla speranza, all'ottimismo, alla fiducia, e quindi abbiamo visto che per voi è un periodo, è vero sì, di riflessione, ma soprattutto di connessione al vostro potere personale che può essere attivato in alcune circostanze e super attivato con questa carta il fulmine, che porta un risveglio. Avete presente quando arriva un fulmine? Sì, in realtà può spaventarci, però in questo caso a livello metaforico parla di un rinnovato senso di chiarezza, quindi quel bagliore, quell'illuminazione, quel colpo di genio, quella scarica di forza, di adrenalina o anche di passione, di visione ed è quel qualcosa di bruciante che va ad accendere, la nostra creatività, la nostra ispirazione, la nostra forza. Quindi, con questa scintilla di coraggio e di audacia possiamo fare qualsiasi cosa, liberarci,
iniziare nuovi progetti, accogliere nuove situazioni, quindi di accettare questo percorso ed effettivamente delle opportunità molto importanti per voi proprio in questo periodo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!